Stavamo dicendo sì, la ricetta è semplice, bisogna tornare a vincere, purtroppo lo stiamo dicendo da un po' troppo tempo e da un po' troppo tempo che è l'ennesima partita delle occasioni perdute, rimane questo rammarico, si torna sempre a casa alla fine con il rammarico, si poteva ma non. Eh sì, e ora ci sono molte cose che vanno poi nella direzione che si vede, cioè non si riesce più a fare una qualità importante, non si riesce più ad essere una squadra che lotta tosta da un punto di vista fisico, non si riesce ad avere un carattere più forte, ma questo dipende da quella che è la somma poi dei risultati precedenti e questo aumenterà sempre, per cui non è che si possa trovare la soluzione con un particolare o con una formazione o con un uomo come si va cercando, è proprio il collettivo che deve crescere, il collettivo che deve poi riuscire a reagire a questi momenti. Però oggi io ti vedo dall'alto, no? E dall'alto tutto il dinamismo di come si vive una partita lo si nota forse un po' di più che in televisione. Oggi ti ho visto come mai presente, ti agitavi, urlavi, accompagnavi la squadra, invitavi a fare movimenti. C'è stato tanto che non è stato fatto per come l'avevi preparata. Tu hai detto prima, quando trovi una squadra che si mette in 10 lì davanti in 15 metri, trovare il traffico è tanto, per carità. No, io ho partecipato solo in quei momenti dove non si riesce a esibire la qualità che il momento vuole. La qualità vuol dire non solo di tecnica di giocate, ma la qualità di fisicità, di contrasto, di scelta, di forza mentale, per cui partecipo a quelle situazioni lì, non che vada poi a cercare di manovrare la squadra. Noi in alcuni momenti siamo gli stessi dell'inizio del campionato, cioè in alcuni momenti si abbassa questo livello di ricerca di giocate di qualità, in alcuni momenti si abbassa quello che è il livello del contrasto e si perde poi qualche impatto, si perde, a volte si perde anche pallone banale, timido e ci sa questi alti e questi bassi all'interno della partita che poi ora determinando una certa tensione, un certo nervosismo da molte partite perché non si riesce a vincere, questi aumentano un po', ecco. Ti ho visto anche invitarli a giocare con tranquillità in determinati momenti, forse perché proprio quello che hai appena detto era quello che si percepiva. Andiamo da Alberto Santi ad Appiano. Buon pomeriggio mister, faceva riferimento magari a qualche errore che non si era visto invece nella prima parte di stagione. Quanto a questo punto la percentuale di lavoro che sta facendo, che ovviamente continuerà a fare, si concentrerà magari sull'aspetto della grinta, sull'aspetto mentale più che magari sull'aspetto tecnico-tattico? Ma si cerca sempre di portarla avanti di pari passo tutte quelle che sono le caratteristiche che ci vogliono, perché poi non è ben definito che ci manchi questo o ci manchi quello, ci manca di lievitare un po' a livello di collettivo in tutte quelle che sono le performance e tutti quei comportamenti che bisogna avere dentro la partita stessa. Ecco. Buonasera mister, abbiamo avuto modo di sentire Andanovic nel pre-partita, ha detto che non bisogna commettere l'errore di pensare troppo al passato ma di vivere il presente e guardare già al futuro, quindi ci proiettiamo già sabato prossimo alla sfida contro il Crotone? Ci proiettiamo a dover fare più punti possibile in tutto ciò che passa perché le altre vanno forti e perché ora abbiamo perso terreno e naturalmente gli altri ci montano addosso poi. L'ultima te la chiedo io, l'inversione d'Ambrosio Cancelo ci ha fatto scoprire le qualità di Joao anche a sinistra, cioè hai lavorato durante la settimana, cosa ti aspettavi, cosa ti può dare una coppia assortita in questa maniera? Molti magari pensavano più naturalmente Cancelo a destra ed Ambrosio a sinistra perché l'avevano già visto giocare. Sì, però domenica poi mi è stato anche chiesto da 2 o 3 suoi colleghi perché D'Ambrosio a sinistra rende di meno, l'altra volta quando l'ho fatto giocare a sinistra, cioè, non ci sono problemi, sono 2 giocatori duttili che possono tutte e 2 giocare da ambo le parti e dipenderà probabilmente, oggi a un certo punto ho pensato anche di
di sostituirli, di cambiarli nelle posizioni, però poi di qua c'era Eder che si accentrava un po' di più, per cui c'era bisogno probabilmente di fare una fase difensiva più tosta, allora ho preferito di lasciarci D'Ambrosio. Diciamo che i tifosi hanno visto che ha un sinistro al Kashmir, Cancelo, non soltanto un grande piede destro. Buona settimana. Grazie a lei. Cancelo però deve perdere qualche pallone di meno banale come ha fatto nel primo tempo, anche se ha un bel sinistro, poi quando si ha un bel sinistro in alcuni momenti si perde i palloni facili, poi si ributta via quello fatto. Lavoro.